Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi una programmazione un po' diversa dal solito, perché infatti questo video esce di martedì anziché di lunedì, perché oggi, 3 novembre 2020, finalmente esce in Italia Tenebre Ossa. Chi mi segue da un po' già lo sa, chi non mi segue ve lo dico, io ho una leggera, piccola passione per la Bardugo. È la mia scrittrice contemporanea preferita e finalmente aspettavo questo giorno da tempo, esce questo libro in italiano. Quindi ho deciso di portarvi un video un po' diverso dal solito, anziché di parlare soltanto del libro in sé, di cui comunque vi parlerò perché è un libro che io ho già letto. Vi parlo di tutto il Grishaverse, di tutto l'universo costruito dalla Bardugo, sia per quanto riguarda i libri che ovviamente la serie televisiva su cui Netflix sta lavorando. Infatti Netflix ha acquisito i diritti del Grishaverse, che è appunto questo universo preso da questi libri, e ne sta facendo una serie TV. Quindi vi racconterò sia dei libri che della serie TV, così insomma se la cosa vi incuriosisce, prima che esca questa serie TV potete andarvi a leggere qualcosa appunto riguardante a questo universo. Io vi dico subito perché la Bardugo è una delle mie scrittrici preferite, perché vi straconsiglio tutto il Grishaverse, perché va letta e va guardata la serie TV. Va guardata la serie TV, speriamo almeno. La Bardugo ha questa grande capacità di creare personaggi meravigliosi. È lì sicuramente il suo punto di forza. Lei crea dei personaggi che sono reali. Non sono mai né troppo buoni né troppo cattivi né stereotipati. Anche i cattivi hanno un universo che li circonda, così come quelli che noi potremmo definire buoni, anche se insomma il buono per eccellenza nei libri della Bardugo non c'è. Comunque ha questa capacità incredibile di creare dei personaggi così realistici, così sferici, da far innamorare il lettore comunque e sempre, a prescindere dal fatto che poi magari il libro vi possa piacere o meno. Quindi questa sua caratteristica incredibile, che secondo me per me è la scrittrice contemporanea più brava in assoluto nel farlo, quando ha creato questo universo ha creato anche una serie di fan sfegatati, tra cui io, innamorati appunto dei suoi libri. Questo amore per i suoi libri ha fatto sì appunto che Netflix ne sviluppasse una serie televisiva. Andiamo per ordine, perché i libri sono tanti e per chi non li conosce si fa un po' di confusione anche per capire dove iniziare a leggere. Innanzitutto parliamo di quello che esce il 3 novembre, che è Tenebre Ossa. Tenebre Ossa è il primo libro scritto dalla Bardugo, del Grishaverse, primo di una trilogia, ed è già stato editato in Italia. Infatti uscì in Italia con questo titolo che non si capisce perché l'abbiano cambiato, Tenebre Ghiaccio, in questa edizione PM. Questa uscì parecchi anni fa al costo di 17 euro, e qui si fermò l'edizione italiana, cioè pubblicarono questo primo romanzo e lì si fermarono. Dopodiché in Italia non uscì più niente, mentre in lingua, sempre del Grishaverse, dopo Shadow and Bone, che è questo libro qui, che è appunto quello che esce oggi, il 3, uscì anche Ruin and Rising e Siege Storm, e quindi in lingua è uscita tutta la trilogia la prima trilogia del Grishaverse. Di cosa parla questa trilogia? Questa trilogia appunto è ambientata in questo universo fantasy creato dalla Bardugo, universo dove i territori sono suddivisi in base a delle popolazioni che ci vivono. In particolare la prima trilogia è ambientata a Ravka, che si ispira vagamente alla Russia, e dove appunto è ambientata questa prima trilogia di Shadow and Bone. Il protagonista di questa trilogia è Alina. Alina cresce senza particolari doti e diventa cartografa il mondo creato è molto complesso, quindi io vi dirò solo qualche informazione qua e là. Comunque in questo esercito ci sono persone che hanno delle abilità, dei poteri, chiamiamoli, delle capacità ultraumane, e sono divise in corporazioni. Questo gruppo, questo esercito, si avvia per superare quello che è chiamato l'Ansi, cioè un mare oscuro, o meglio, un posto completamente buio dove si nascondono dei mostri. Il momento in cui cercano di attraversare questo mare, il gruppo di Alina viene attaccato appunto da questi mostri e da lei si sprigiona un potere enorme.
Da qui parte il romanzo, quindi Alina, così insignificante, così senza capacità e non particolari doti si trova al centro delle attenzioni di tutto l'esercito, ma soprattutto di chi li guida, che è appunto questo oscuro. Non vi dirò molto di più perché ovviamente sarebbe spoiler, però i 3 romanzi si susseguono sulle vicissitudini di Alina e sulla scoperta di lei chi è e che cosa può fare. Detto così è veramente semplice, in realtà è molto più complesso di così. Io vi ho detto, la Bardugo ha questa capacità di creare personaggi incredibilmente sfaccettati e quindi è molto più complesso di così, però non vi dirò molto per non farvi spoiler. Comunque il primo libro, quello di Tenebre e Ghiaccio, che esce il 3, essenzialmente ruota intorno alla figura di Alina. È sicuramente il libro ideale dal quale cominciare a leggere il Grishaverse, perché è proprio il primo scritto dalla Bardugo. Ovviamente, oltretutto, sta uscendo in italiano e io sono sicura, praticamente al 100%, anche perché se no gli facciamo il sit-in sotto la sede, è una minaccia, che usciranno anche il secondo e il terzo. Con questa trilogia lei ha scritto altri libri ambientati nello stesso universo, alcuni dei quali sono anche editi in Italia. Innanzitutto la dilogia di 6 di Corvi, di questi vi ho già parlato, c'è una video recensione sul canale che ve la metto su nelle schede, così se siete curiosi di andarvela a vedere e avere un'idea maggiore di cosa raccontano questi libri. Comunque questa è una dilogia, quindi una storia su 2 libri ambientati nello stesso universo qualche anno dopo. Anche questi, così come la prima trilogia, faranno parte della serie TV e sono 6 di Corvi e Regno Corrotto. Questi, appunto, ho detto, sono ambientati qualche anno dopo le vicissitudini di Alina, sono ambientati a Ketterdam, che è un'altra città in un'altra zona del mondo del Grishaverse, e qui abbiamo come protagonisti 6 ragazzi, anzi 6 delinquentelli che si uniscono per portare a compimento un colpo, guidati da Catsbreaker. Ovviamente vengono qualche annetto dopo rispetto alla prima trilogia, e qui abbiamo una Bardugo con una scrittura molto più matura. Già i primi sono meravigliosi se paragonati al panorama letterario dei fantasy, ma questi assolutamente è una lettura consigliata. Si possono leggere a sé rispetto al Shadow and Bone, perché ovviamente alcuni personaggi ritornano, alcune cose ritornano rispetto a Shadow and Bone, però si possono leggere a sé, cioè se non avete letto la trilogia prima non c'è problema, i libri sono a sé stanti, li capite e non c'è nessun problema. Se dovete iniziare a leggere il Grishaverse e avete intenzione di leggervelo tutto, io vi consiglio di leggere prima la trilogia di Shadow and Bone, perché lì la scrittura della Bardugo è molto più semplice rispetto alla trilogia di 6 di Corvi, e quindi leggendo mano a mano in base a quando li ha scritti, anche voi andate con un crescendo nella sua scrittura, mentre 6 di Corvi è una scrittura magnifica, molto eloquente, veramente splendida, ricca. Tornare indietro, si passa da una lettura molto ricca ad una più semplice rispetto a 6 di Corvi, non rispetto a quello che leggete in giro, perché lei ha una scrittura fantastica. Però se volete leggervi tutti i libri del Grishaverse, io vi consiglio comunque di partire da Shadow and Bone. Oltre alla trilogia di 6 di Corvi e Regno Corrotto, in inglese, ma completamente inedito in italiano, è uscito King of Cards, che racconta le vicissitudini di Nikolai, che è un personaggio appartenente alla prima trilogia, quindi ai primi 3 libri. King of Cards fa parte di una dilogia anch'esso, il secondo è Rule of Walls, di cui in entrambi vi metto le cover, ma il secondo appunto è ancora inedito, dovrebbe uscire nel 2021, quindi ancora inedito in generale. Entrambi sono inediti in italiano, quindi anche questi, Mondadori, per favore. A me va bene anche un mega Oscar Draghi con tutti insieme. Guarda, anche la raccolta figurine da edicola, basta che me li fai arrivare. Questa comunque è la linea editoriale dei libri del Grishaverse, tutti i libri del Grishaverse che sono usciti. Poi in realtà la Bardugo ha fatto anche altre cose, ha scritto altre cose esterne al Grishaverse, ma questi sono i libri appunto appartenenti a questo universo, a questo world building. Abbiamo detto che i diritti di questi libri sono stati acquisiti da Netflix che sta preparando la serie TV del Grishaverse. Anzi, in realtà le riprese di questa serie televisiva sono terminate a febbraio, quindi pandemia permettendo
si spera che presto avremo la serie direttamente su Netflix e anche qui io non vedo l'ora. La serie riprenderà sia la trilogia che la trilogia. Dal quanto si è capito finora unirà i due momenti sia della prima trilogia che della seconda. Come ho detto, il Shadow and Bone e il Sadi Corvi sono ambientati nello stesso universo ma in due momenti temporali diversi. Da come si è capito, nella serie TV uniranno temporalmente i due gruppi di personaggi in un unico gruppo temporale e quindi coesisteranno insieme i personaggi di Shadow and Bone e di Sadi Corvi. Comunque i personaggi li avremo quasi tutti, non tutti, ma quasi tutti. Per esempio mancherà Nikolai, che è poi il protagonista di King of Cards, però i personaggi principali li avremo tutti, quindi da Shadow and Bone avremo Alina, The Darkling, Zoya, da Sadi Corvi avremo tutti i Sadi Corvi ovviamente. Sono già state pubblicate diverse immagini, ora ci dà la musica del Grishaverse ed è meravigliosa, manco a dirlo. Per quanto riguarda gli attori io ho aspettative altissime perché sono usciti i nomi degli attori e anche qualche foto dal set e io li trovo perfetti, azzeccatissimi tutti, il che è un miracolo visto quanto io sono legata a questa serie, e quindi ho aspettative altissime. Interpretare Alina Jessie May, che ce la vedo tantissimo, malgrado all'inizio quando uscì questa notizia ero titubante, in realtà vedendola dalle prime foto del set io ce la vedo tantissimo. Per quanto riguarda Darkling sarà Ben Barnes, ora ditemi per chi ha letto la serie se non è The Darkling è lui, e soprattutto nei panni di Castbreaker abbiamo Fanny Carter. Io li trovo perfetti, ma anche tutto il resto del gruppo li trovo perfetti, quindi ho aspettative altissime. Io adesso spero che quelli della Netflix non mi mandino a quel paese tutta la serie. Vi prego, fate un lavoro, io non dico tanto, dignitoso, a livello di sufficienza, 6 meno già mi basta. Ad ogni modo, sono stati girati i primi 8 episodi, ovviamente non c'è tutta la storia dei libri, è un'introduzione ai libri, quindi da come ne parlano sia la produzione che la Bardugo sembrerebbe che la porta sia aperta su una successiva nuova serie, però ancora non abbiamo la data d'uscita, quindi ho detto sono soltanto i primi 8 episodi, la prima serie sarà composta soltanto da 8 episodi. Piccola chicca che durante la serie sentiamo parlare il Rafkan, che è questa lingua appunto appartenente a Ravka, e questa lingua è stata creata dallo stesso creatore che ha creato le lingue per i telefilm di The Witcher e The Games of Thrones, che si chiama David Peterson. Quindi non vedo l'ora. Io sono curiosissima di aspettare di vedere questa serie, ovviamente appena uscirà ne farò un video perché questo canale parla di libri, ma questa serie è presa dalla mia serie preferita di libri, quindi ve ne parlerò ancora a dismisura. Voi pensavate che questo era un video informativo per farvi sapere qualche notizia in più, invece è un fan video dove io sclero di fronte al fatto che non vedo l'ora che esca la serie TV e non vedo l'ora di avere in mano il libro di Tenebrossa. Tenebrossa che vi ho detto io ho letto sia in questa versione che in inglese. Questa versione, malgrado io l'abbia adorata perché insomma è la Bardugo, in realtà ha una traduzione che quindi sono curiosissima di andarmi a vedere la traduzione che ne farà la Mondadori, e anche lì spero intanto, visto che insomma la Mondadori ultimamente ci sta portando delle ottime traduzioni, quindi spero che in quella edizione sia un'ottima traduzione. È sicuramente un libro che vi consiglio perché a prescindere da come verrà tradotto e da come verrà stampato, malgrado abbia questa cover che per me non è proprio il massimo, però il libro è meraviglioso. Io vi dico leggetevelo, e vi dico, se non avete ancora mai letto The Grishaverse è un ottimo modo da cui cominciare, soprattutto insomma se poi avete intenzione di andarvi a vedere la serie televisiva, che ve la dovete vedere per forza, non è una scelta, è un obbligo nella vita spirituale, quindi vado a vedere subito qua la serie televisiva. Ora, io ho finito di sclerare dietro alla Bardugo, alla mia amatissima Bardugo. Mi sono dimenticata di dirvi che in realtà del Grishaverse in lingua sono usciti anche Leaves of Saints e Language of Thorn, 2 raccolte di racconti ispirati appunto al Grishaverse, di cui per ora non si ha alcuna notizia in Italia, difficilmente li vedremo in Italia, tanto portateci i romanzi, tanto per cominciare. Comunque questo è tutto. Ora ditemi voi se avete letto qualche libro della Bardugo, se non l'avete fatto dovete rimediare subito, prima di subito.
Ditemi se siete curiosi di vedervi la serie televisiva quando uscirà. Lasciatemi un commento, fatemi sapere che siete passati. Basta, chiudo con la barbuco chiuso, avevo promesso, fino al prossimo video. E auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!